Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Megaticker e come vedete davanti a me ho di nuovo l'AIM Controller, o come qualcuno mi ha fatto notare, l'AIM Controller. Scusate la mia pronuncia inglese, ma io e l'inglese non andiamo assolutamente d'accordo. Ad ogni modo, che sia AIM, che sia AIM, il succo non cambia. Questo qua è un controller, diciamo il primo controller modificato per PlayStation 5. Sinceramente vi porto questo video in anticipo rispetto alla mia scaletta che mi ero prefissato, perché ho visto che è un argomento veramente richiesto. Tantissimi di voi stavano aspettando addirittura la mia recensione per un eventuale acquisto, e quindi eccomi qua a dirvi tutto quello che ho potuto testare, vedere di positivo e negativo in questi giorni di utilizzo. In realtà vi dico già che non sarà una recensione di quelle chilometriche, perché non c'è secondo me tanto da parlare. C'è da aggiungere subito al succo e dirvi che effettivamente questo controller mi è piaciuto, mi ha convinto, e adesso vi dico due caratteristiche. Intanto faccio una piccola e doverosa correzione su quanto detto in fase d'unboxing. Come vedete da qui, le levette fornite dalla casa produttrice sono corte, fatte così, medie con un pezzettino, vedete, aggiunto, e poi ci sono quelle lunghe. Io in un primo momento non avevo visto questa qua corta, avevo installato le medie e le lunghe e vi avevo messo in guardia sull'altezza, come vedete, dell'analogico con quella media e lunga. Questa invece è quella corta, quindi l'altezza si avvicina di più al controller originale. Stiamo parlando di 1,1 centimetri, quindi per la più corta della AIM Controller, contro circa 9 millimetri di quello originale. Quindi differenza veramente esigua. Con il tastino più piccolo, più corto, non noterete tutta questa differenza. Già che stiamo parlando di questi accessorietti che vendono a parte al costo di 2 euro la coppia, quindi prezzo assolutamente onesto. Anzi, vi consiglio, qualora compraste il controller, di prenderne in quantità in fase di acquisto, proprio per averne nel tempo, non dover andare poi a fare degli ordini, pagare una spedizione per degli oggetti che tutto sommato costano veramente poco. Hanno un ottimo grip, a me piace molto, una forma che è quella pressoché dell'originale, ma potrete comunque scegliere anche altre forme. Il sistema d'aggancio, ve lo confermo, è veramente eccezionale, è molto semplice. Di fatto, come vedete, è un pentagono, va a pressione, quindi lo mettiamo dentro, non scappa più da nessuna parte e non si muove durante l'azione. Quindi promosso assolutamente il loro sistema di innesto. Quello che invece ho notato, e non so se riuscirò a farvelo apprezzare dalla fotocamera, è il fatto che le levette non sta in posizione del tutto centrata. Come vedete qua sotto, io adesso cerco di tenerlo il più dritto possibile, ma ad ogni modo vi assicuro che qua sotto c'è più spazio, la levetta tende a essere verso il davanti, cosa che assolutamente su un controller originale, sulla configurazione originale, non accade, e le levette sono assolutamente centrate. In un primo momento mi ero un attimo anche spaventato, perché ho detto l'analogico sicuramente sarà rovinato all'interno, drifterà come lui solo, e invece di fatto è solo una questione estetica, un po' fastidiosa, vi dico la verità. Per me che sono purista, vedere la levetta decentrata non è una cosa che mi è gradita. In fase di smontaggio, quando cercherò di spaccare questo controller, ve lo dico già, ho intenzione di aprirlo come una mela per andare a vedere proprio la qualità, la bontà degli assemblaggi e del materiale utilizzato dentro. Cercherò magari anche di capire da cosa dipenda questo piccolo difetto. Ma direi che per gli analogici ho detto anche abbastanza. Passerei a quelle che sono le palette sotto, che per forma e materiale sinceramente mi hanno convinto. Vi dico già, come ho sempre detto nei miei video, chi mi segue lo sa, che 4 palette ad ogni modo sono sempre un compromesso. 2 sono sempre facilmente raggiungibili, le altre 2, in questo caso per me quelle sotto, queste più lunghe, sono più difficilmente utilizzabili, e soprattutto nella concitazione dello sparatutto, a volte sinceramente vanno in interferenza con il dito anulare. È per questo che in quelle fasi lì io ho semplicemente alzato la ghiera, ho levato, ho estratto le mie 2 palette sotto e ho utilizzato soltanto la configurazione a 2 palette. Un'altra nota è che questa ghiera ha un meccanismo di incastro, come vedete qui sulla plastichetta, che mi sembra abbastanza delicato, motivo per il quale ho deciso di non andare fino in fondo
con molta forza come ho fatto adesso e bloccarlo del tutto, ma di accompagnarlo solo con un mezzo giro alla posizione quasi di incastro. In questo modo la paletta comunque rimarrà fissa, ve lo assicuro, questo non viene via, ma non andrete a sollecitare ogni volta quel pigulletto interno, questo meccanismo che secondo me alla lunga potrebbe rompersi, danneggiarsi, e poi non so la reperibilità di questi pezzi se è semplice o meno. Anche l'enorme forza che si deve fare per incastrare e disincastrare questa ghiera, sinceramente non vorrei che andasse poi a far acquistare gioco su queste viti che vedete che tengono fermo il pezzo centrale. Delle palette non posso quindi che parlarne bene anche come materiale. Sinceramente credo che siano stampate in 3D, è un materiale sì rigido abbastanza ma non del tutto, quindi permette una certa flessione senza dare la sensazione che la paletta si spacchi da un momento all'altro comunque usandola. Cosa che invece mi dà meno sicurezza sono queste punte, tra l'altro limate manualmente e quindi anche una diversa dall'altra, che non vorrei che col tempo si andassero a limare ulteriormente o addirittura a spaccare qua sulla base. Ad ogni modo questo ve lo saprò dire con il tempo. Io magari poi mi faccio un bel giro sul loro sito o li contatto per capire se queste palette, se questi accessorietti sono disponibili e a quale prezzo, perché effettivamente potrebbe essere una grande comodità averne disponibili, magari anche in altri colori, da sostituire eventualmente ci fosse la necessità. Andando poi ad analizzare il montaggio degli switch, vi posso dire che nel mio caso sono stato abbastanza fortunato. 1, 2 e 3 sono in posizione assolutamente perfetta. Lo è di meno, anche qua non so se lo apprezzerete in telecamera, questo che è spostato leggermente verso l'alto. Di fatto questo non inficia nell'utilizzo, funziona benissimo, però non vorrei che all'interno poi si spostasse ulteriormente, scappasse dalla propria sede e magari venisse meno il contatto. Anche di questo sono molto curioso quando andrò ad aprirlo, a vedere se hanno attaccato questi switch come immagino, con la colla a caldo, in che quantità l'hanno fatto, quanta colla a caldo hanno messo, come l'hanno messi. Insomma, sono molto curioso di vedere se questa attenzione certosina che hanno avuto all'esterno ce l'hanno avuto anche all'interno. Dico attenzione certosina perché il foro, se lo potete apprezzare in telecamera, non è un foro netto di trapano, ma è un foro sì fatto col trapano, ma poi alesato con una punta conica per conferirgli un'estetica migliore, un taglio meno netto e insomma un lavoro più pulito. L'ultima caratteristica di questo controller, che ricordo essere un controller normalissimo DualSense, per tutti quelli che mi chiedono ma è più preciso, è compatibile, funziona meglio, ha più lag, meno lag, questo non è altro che un controller DualSense modificato semplicemente con un kit installato qua dentro, degli switch che vanno ad annullare la funzione di Smart Trigger e delle coppette differenti personalizzate appunto da IM per avere questo sistema di sgancio e sostituzione. Quindi ripeto ragazzi, stiamo parlando di un controller, guardate qua, nudo e crudo, assolutamente originale Sony. Tornando ad ogni modo a quello che stavo dicendo, gli Smart Trigger che donano questa corsa ridottissima, sentite qua, sono assolutamente eccezionali nella reattività, mi danno l'idea di essere posizionati bene, anche quelli sicuramente saranno stati installati con della colla a caldo che si va a posizionare nel motorino. Mi auguro che questo gli permetta di rimanere al loro posto per molto tempo. L'unica cosa che spiazza abbastanza nell'utilizzo è il fatto che, avendo così poca corsa, la loro posizione rimarrà sempre molto in avanti, molto staccato dal corpo del controller, e quindi premendoli avrete veramente la sensazione di avere le dita molto in avanti, sensazione a cui vi abituerete presto, ma io sinceramente la prima volta che li ho utilizzati ho detto cavolo quanto sono avanti, mi trovavo leggermente scomodo. Intanto che prendo in mano le palette per rimontarle, quindi
giungere alla fine del nostro video, vi faccio vedere che stranamente ho notato in tutti i controller dei miei amici che l'hanno acquistato, le palette corte hanno come una bava di finitura, comunque una finitura più grezza qua sugli incastri, mentre invece quelle più lunghe sono molto più pulite, come se fossero di fatto differenti in qualche modo, in qualche stampa. Non lo so, sembrano veramente cose stampate in maniera diversa. Vedete che tutte e due hanno quella sporcizia, quella bava di finitura, mentre invece entrambe quelle posteriori, e non solo sul mio ma anche, ripeto, su altri controller analizzati, non ce l'hanno. Qui si entra però veramente sul pignolo, ragazzi. Scusate se mi sto dilungando, ma so che questo argomento è veramente richiesto, siete bramosi di avere quante più informazioni possibili, e prima che mi dimentichi, andando a rimontare le nostre palette, che come vedete comunque è un'operazione veramente semplice e veloce, vi faccio vedere come si configurano queste palette posteriori, qual è l'operazione per attribuire i vari tasti e le funzioni alle palette sotto. Il controller ovviamente deve essere acceso, in questo momento è acceso, la PlayStation è accesa, vado a premere contemporaneamente le palette di sotto, attendo qualche secondo e come vedrete inizierà a lampeggiare di rosso il controller. A quel punto non vi resterà che scegliere a quale paletta associare uno dei comandi. Ad esempio, vogliamo associare il triangolo nella paletta posteriore, questa, non faremo altro che premerle contemporaneamente tutte e due, ed ecco lì che, come vedete, il lampeggio veloce vi indica che questa funzione è stata associata a questo tasto. Ovviamente tasto di qua, vado a definire il quadrato, o ancora tasto in avanti, gli vado a dire che voglio R3. Adesso voi non vedete quello dietro, ma li schiaccio tutte e due ed ecco lì che anche questa funzione è attribuita alla paletta sottostante. Una volta impostato tutto quello di cui avete bisogno, andate di nuovo a tenere premuti i due tasti dietro, lui smette comunque di lampeggiare, ecco lì che siamo usciti dalla programmazione e il controller è pronto per essere utilizzato. A questo punto, ragazzi, non mi resta che fare le considerazioni finali e dirvi se secondo me è giustificato il prezzo che costa questo controller, se fate bene, farete bene a comprarlo o no, e se comunque ne sono soddisfatto io stesso. Ebbene, io l'ho pagato 130 euro, di fatto avevo 70 euro di sconto. Sul loro sito troverete sempre dei sconti, mi sembra che il minimo che abbia visto è di 30 euro, se non l'altro taglio 50-55 euro, per poi arrivare alla scontistica massima che ho visto sul loro sito, che è 70 euro. Ovviamente dovrete stare un po' dietro al sito, vedere qual è il momento più propizio, ma ad ogni modo, come dicevo, questo l'ho portato via con 130 euro, 134 perché ho aggiunto due kit di levette sostitutive, e pensando che un controller normale costa comunque i suoi 70 euro, alla fine qua dentro abbiamo altri 60 euro per kit rimappabile con 4 palette sotto, air trigger digitali e coppette sostitutive intercambiabili. Ebbene, facendo un rapido conto, ipotizzando un 30 euro per questo, un 10-15 euro per questo, siamo già a 45 euro, un'altra decina di euro questi, ecco lì che siamo già arrivati quasi a 60 euro e ci rimane ancora fuori la spedizione, il montaggio, comunque qualcuno si è messo lì e ha fatto il montaggio, e quindi per 130 euro io sinceramente mi sento assolutamente di consigliarlo a tutti voi. Per quanto mi riguarda, il suo prezzo potrebbe anche forse arrivare ai 150 euro, sicuramente più impegnativo come prezzo, ma ci potrebbe anche stare, pensando che qualcuno, ripeto, le manine qua dentro ce l'ha messa, ha fatto le sue saldature, ha fatto i buchini, ha messo la colla a caldo per fissare il tutto, e quindi insomma un po' di lavoro c'è, un 20 euro di manodopera potrebbero essere giustificati. Certo non ve lo consiglio invece se dovete andarlo a prendere a prezzo pieno sui 200 euro che vi chiedono senza scontistica. Io ovviamente non ho la prova di durata, ragazzi, se non lo distruggerò in fase di tear down, quando vi farò vedere tutto quello che c'è qua dentro. Farò anche delle prove di
di durata nel tempo, e magari vi aggiornerò più avanti. Per questo video veramente è tutto. Se mi sono dilungato chiedo ancora scusa, ma veramente l'argomento credo che agli interessati vada bene anche ciucciarsi 20 minuti di video, ma sapere nel dettaglio tutto quanto nel particolare. Lasciatemi un bel like se vi è piaciuto il video, registratevi, accendete la campanella, andate sempre nei dettagli a vedere i link utili. Per questo ovviamente nessun link Amazon affiliato. Se volete sostenermi comprate altra roba dai link che troverete in descrizione, ma ad ogni modo in descrizione ci sarà anche il link per andarlo a prendere sul loro sito e ordinarlo. Come ho detto in fase di unboxing, sappiate che ci sono dei tempi lunghissimi, loro si prendono 35 giorni lavorativi, a me in realtà è arrivato anche dopo quella data, quindi quando andate a considerare eventualmente l'acquisto tenete in considerazione anche queste tempistiche. Se qualcuno poi gioca a Fortnite, codice creatore Megaticker, come sapete anche questo è un modo per sostenere il mio canale. Qui è veramente tutto, vi saluto, ci vediamo alla prossima, qua è Megaticker, ciao!